Guardate un po' cosa ho trovato in cantina. Le riviste dell'epoca parlavano di lei, della BMW K1. Era il luglio 1989 e i tester parlavano di una moto venuta dallo spazio. Noi ne abbiamo trovata una ancora più bella a distanza di 30 anni. La BMW K1 venne presentata nel 1988 e commercializzata l'anno seguente, motivo per cui la proviamo oggi. Una moto particolare con cui BMW voleva un po' avvicinarsi alla concorrenza giapponese, che però produceva moto da oltre 130 cavalli davvero sportive che non erano nelle mire della casa tedesca. Quindi hanno fatto qualcosa che stesse a metà fra le due vie, un po' sportiva, un po' turistica. Esce questo 4 cilindri derivato dalla K100 da 100 cavalli tondi per il mercato francese e con una carenatura davvero particolare. Un grande insuccesso commerciale, se vogliamo dirci la verità, meno di 7.000 esemplari venduti per questa carrozzeria, questa aerodinamica che ricorda magari la Ducati Paso a qualcuno e a qualcun altro, forse più attento, una Honda Elf E. Una moto che corse anche nel mondiale, aveva queste forme squadrate, geometriche molto particolari che oggi fanno di questa BMW K1 un pezzo da collezione davvero rara. In questo caso abbiamo una Club che è un po' una variante per il mercato italiano, pensate, la ricordate invece magari in un rosso fiammante con colori anche gialli tipici anni 80 della Germania, se volete. Quello che emerge da questa moto è sicuramente una grande facilità di guida una volta che si comincia a guidare. Sì, perché da ferma è impegnativa, è pesante, è grande, però una volta che si prende il via davvero tutto scivola molto liscio, sia cambio, gli innesti, insomma, che il controllo della frizione, che l'erogazione del motore sono come quelle di una moto di oggi a distanza di 30 anni. Meno buona la posizione delle gambe, soprattutto dei piedi. Io sono 1,80 m, mi trovo un po' sacrificato nonostante guidi abitualmente moto sportive. A parte questo, la K1 è la prima sportiva di BMW, possiamo definirla così? Non lo so, ditecelo voi e guardatevi la prova. Guidare una moto che ha 30 anni, quando ne è da poco compiuti 26, è qualcosa che ha davvero dell'incredibile. La prima cosa che mi colpisce sono i profumi della benzina, degli oli, delle componenti in gomma. Sono quelli che ritrovo nelle moto di tanti anni fa che mi hanno fatto amare questa passione. Poi c'è il motore, morbido, quasi elettrico, si fa subito docile, come del resto tutta la struttura. A dire la verità però, ogni pezzo da collezione che si rispetti sa incutere timore come una vecchia signora aristocratica. Ti giudica di continuo e non puoi sbagliare, tant'è che è più facile trovarsi a proprio agio con una sportiva da 200 cavalli, carica di elettronica, che con gioiellini come questo. Quello che però stupisce davvero alla fine di tutto è l'integrità di questa K1. Se la potessimo far guidare a chi non è mai salito su un mezzo a due ruote, sicuramente capirebbe cosa significa essere motociclisti, anche dopo 30 anni. La K1 non è costretta ad ammettere che le moto di oggi sono di un'altra categoria. Sono più leggere, ma nemmeno sempre, e comunicano meglio. Ma lei qui c'era ben prima che arrivassero e ha fatto scuola. Tra le particolarità tecniche di questa moto, che come di tradizione per gli anni 80 ne è colma, c'è l'ABS. La K1, a quanto ne sappiamo noi, è la prima moto in assoluto a montare il sistema di antibloccaggio. BMW inizialmente voleva portarlo sulla R80, poi cambiò idea e lo introdusse con questa grande Sport Tourer. Come funziona? Ci sono le ruote fonometriche, però è attuazione completamente meccanica. Il feeling della frenata quando si innesta questo sistema non è brusco come potrebbe apparire, in realtà sentiamo che c'è,
non fa troppo per nascondersi, però non è così invasivo come magari su altre moto addirittura più recenti, che però non avevano un sistema così sofisticato e così all'avanguardia. Il 4 cilindri di questa K1 deriva strettamente da quello di K100 presentato qualche anno prima. È un propulsore da 1 litro, sapete che i cilindri viaggiano in un'unica direzione laterale, diciamo, e che caratterizzava un po' questo motore che veniva impiegato anche nell'automobilismo. Ora questi motori sono i preferiti dai customizzatori, li potete vedere a bizzeffe, ma in questa particolare edizione non ce ne furono poi così tanti. È limitato a 100 cavalli perché, pensate, la legislazione francese del tempo imponeva questa cifra come tetto massimo di potenza per le moto. In termini di prestazioni è molto lineare, molto semplice. Di cavalli ne ha, però non impensierisce mai chi sta guidando. Anche il cambio è davvero molto morbido, più turistico che sportivo. Tra le grandi peculiarità del K1 è sicuramente la carenatura, particolare perché va a avvolgere il pilota e lo proietta in una vera e propria galleria del vento. La posizione di guida all'inizio è un po' sconcertante perché vedete, il ginocchio è abbastanza in alto come su una vera sportiva, ma ci si trova davvero comodi in sella. Una buona sintesi fra quello che è proprio l'indole delle vere sport tourer. Si riesce un po' a spingere sulle pedane, il manubrio è solido, però non è strettamente connesso alla forcella, è una cosa veramente particolare da provare. Mi piace molto, mi convince anche la seduta perché ci troviamo inglobati nella moto, dentro di lei, non siamo seduti sopra, ed è una cosa che in BMW hanno saputo interpretare sicuramente molto bene, che secondo me fa poi la grande caratteristica di questa moto, che è la sua doppia anima sportiva ma anche turistica. Per oggi la nostra prova finisce qui con la BMW K1. Voi scriveteci nei commenti se volete farci provare qualcos'altro di particolare, faremo il nostro meglio per trovarlo e per portarvelo su YouTube. Iscrivetevi al canale, commentate il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!